Hey Basswalkers! Ora, non so se avete mai provato, ma vi consiglio di farlo. Provate a cercare in rete quanto tempo bisognerebbe dedicare allo studio quotidiano del basso. No, ve lo dico perché io di recente l'ho fatto e ho scoperto sempre molte più persone che insistono su questa cosa, su questa frase. Ti bastano 5 minuti. Bene, e allora ho voluto provare a vedere, sarà vero? Saranno sufficienti 5 minuti al giorno per diventare dei bassisti o per migliorarsi? Scopriamolo insieme. Allora, andiamo con ordine. La prima cosa, il punto di partenza deve essere, se vogliamo migliorarci sullo strumento, sicuramente la costanza. E questo ho avuto modo di dirlo già in svariati miei video. Costanza cosa vuol dire? Vuol dire che sicuramente dovrò tutti i giorni dedicare un bel po' di tempo alla tecnica, quindi fare esercizi che mi servano per migliorarmi tecnicamente. Un po' di tempo devo prendermelo per studiarmi magari diversi stili musicali, studiare dei concetti di armonia applicabili ai diversi stili musicali, e questo implica anche magari degli studi teorici, magari un po' di lettura. E non dimentichiamoci poi che sarebbe il caso anche di dare un occhio sempre a tutto quello che è la sfera jazz, quindi studiando magari sugli standard jazz. Se non sapete che cos'è uno standard jazz, vi linko qua il video che ho fatto in cui ne parlavo, e dovrebbe essere qua tra 3, 2, 1... Eccolo qui. Ok, standard jazz che ci possono servire per imparare a suonare la walking bass, per imparare appunto a migliorare anche dal punto di vista dell'armonia, quindi la costruzione degli accordi, come legare gli accordi, eccetera. Ora, quindi, facendo due rapidi conti, quello che mi serve per crescere costantemente, migliorare costantemente sul basso, è più o meno una giornata che va dalle 28 alle 35 ore. Un lavoro, perché ovviamente devo anche lavorare, che mi occupi però non più di 2 ore e mezza, 3 ore al giorno, una famiglia o chi per essa assolutamente accondiscendente, quindi che mi permetta di assentarmi per tutte queste ore, chiudermi nel mio bunker dove ho intenzione di studiare, e poi devo ovviamente anche investire in una strumentazione adeguata che dovrò cambiare di volta in volta, che vorrò andare a affrontare un genere, uno stile musicale diverso per il quale è richiesto magari quello strumento, quell'effetto, quell'amplificatore e via dicendo. Benissimo, ora se tu che mi stai guardando sei in una fascia di età che è compresa tra i 18 e diciamo i 24-25 anni, potresti anche pensare di avere tempo e disponibilità, e quindi cosa devi fare? Spegni sto di YouTube una volta per tutte, perché non è così che si studia seriamente. Ti vai immediatamente a iscrivere in un conservatorio o in un'accademia altamente professionale, studi tutto il tempo di cui abbiamo parlato, ti trovi un lavoretto per mantenerti gli studi, ma il grosso del tuo tempo dovrà essere assolutamente dedicato a quello, ovvero a questo. Quindi questo è quello che devi fare, vai a farlo immediatamente. Quando avrai terminato il tuo processo di studi, prendi questo bel paesone, stivalone, e te ne vai, lo lasci qua e letteralmente te ne vai. Dove? Non lo so di preciso, perché non so in quale parte del mondo al giorno d'oggi si riesca ancora a vivere decentemente, dignitosamente di musica, ma di sicuro non lo si riesce a fare in quel paese che va da Trieste in giù. Ora, benissimo, ora questo era un caso, ma probabilmente se stai guardando questo video non fai parte di questa fascia, ma fai parte di quella fascia di età che si alza al mattino, va a lavorare, ha una famiglia o comunque convive con delle persone e ha una serie di impegni che non riguardano nello specifico sempre e solo il basso. Quindi probabilmente potresti avere qualche piccolo problema ad attuare quanto detto prima. E quindi in questo caso cosa facciamo? Rinunciamo? Non potremo mai suonare il basso perché non potremo mai permetterci di suonare 20 ore al giorno tutti i generi musicali, imparare anche a leggere tutte le tecniche che esistono? E cazzo. No, 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 non ti devi deprimere, non ti devi scoraggiare. Ci sono sicuramente dei modi alternativi per imparare a suonare il basso e sono qua per darti un consiglio. Attenzione, quindi stringendo questi fatidici 5 minuti ci basteranno? Probabilmente no, probabilmente si è un po' esagerato nell'andare in questa direzione a dire 5 minuti, bassista subito, bassista provetto. No, allora, però diciamo che se non è il tuo scopo primario quello di fare del basso elettrico un mestiere, ma devi semplicemente suonare perché vuoi divertirti, perché hai una band, perché vuoi migliorare alcuni aspetti, allora il tempo necessario può essere un pochino inferiore. Quanto inferiore? Vediamo, parliamone. Potrebbe bastarti anche un quarto d'ora, 20 minuti di tanto in tanto
allunga il brodo e fai una mezz'ora magari. Ecco, la cosa importante secondo me è sempre comunque la costanza, nel senso che se tu riuscissi tutti i giorni ad avere il basso in mano, sicuramente potresti avere dei benefici. Attenzione, il basso in mano ce l'hai quando vai a fare le prove, io quello lo considero studio tanto quanto. Il basso in mano ce l'hai quando per queste prove magari devi tirarti giù un brano, e anche questo io lo considero studio. Andare a fare i concerti, anche lì hai il basso in mano, anche quello può essere visto con uno studio. Ogni volta che tu suoni stai crescendo. Naturalmente se lo fai con cognizione di causa, se in ogni cosa che vai a fare cerchi di andare a mettere la testa per capire se quella cosa la stai facendo nel modo giusto, se ti sembra che non la stai facendo nel modo giusto, cosa puoi fare per migliorarla? Ecco, comincia a farti queste domande e a riflettere su queste cose. Se tu hai l'obiettivo di migliorare dal punto di vista tecnico, ti sembra che la tua impostazione non sia estremamente corretta, ti sembra che la tua mano sinistra sia un pochino sporca piuttosto che le dita della mano destra, o l'utilizzo del plettro che non ti viene come vorresti, come ti piacerebbe, allora concentrati su quella cosa e mettigli per un periodo un po' di brace, falla bruciare un po', dagli un pochino di senso, ti metti un quarto d'ora, 20 minuti tutti i giorni su un singolo aspetto e vedrai che in men che non si dica quello aspetto andrà a migliorare. Ovviamente allora sì, puoi guardare i miei video per esempio, ma tantissimi altri, vai in rete, vai su YouTube, cerca dei libri, fai qualcosa che ti possa dare una mano, ecco, giusto per capire se stai facendo le cose nel modo giusto o no, altrimenti chiaramente ci potrebbe essere un problema. Ma una volta che hai individuato la tua strada, vai avanti per quella, percorrila. Poi se dopo un po' che hai fatto esercizi per la mano e ti sembra di essere migliorato, ti viene da dire ma io vorrei imparare a suonare il blues, bene, 2 blues al giorno, te li prendi e te li suoni. Ci sono un sacco di backing track che ti possono aiutare per tirar fuori delle tue idee, per migliorare il tuo modo di accompagnare questo genere piuttosto che altri. Ci sono dei libri specifici, dei video specifici che ti insegnano che cosa fare su questo genere, e anche quello puoi farlo dotandoti semplicemente di un basso, un amplificatore. Attenzione, se hai problemi di vicinato magari di una cuffia, questo non te lo vieta nessuno, si può studiare benissimo anche in cuffia. Lascia perdere tutti quelli che ti dicono ma l'amplificatore devi sentirlo col cono grosso. Sì, se abito in una villa di 400 metri quadri e intorno ho il parco, magari sì, ma se abito in un monolocale con 5 vicini al piano di sopra e 4 al piano di sotto, probabilmente l'amplificatore mi è vietato per una questione di convivenza civile. Quindi ti prendi le tue belle cuffie e piuttosto che non suonare, suona utilizzando quelle. E il problema potresti averlo anche se la tua convivenza è con chi appunto è in casa con te, che magari dopo una giornata di lavoro non ha voglia di sentire te che sleppi come un caimano, capisci? Quindi cerca comunque di raggiungere un compromesso con tutto quello che è intorno e dedica del tempo mirato, di qualità, a quello che vuoi fare. A quel punto sì, il tempo può essere non eccessivo, ma ricorda di darti sempre prima l'obiettivo e dedicare quel tempo a perseguire quell'obiettivo. Quindi perché questo video? Cosa voglio dirti? Cosa voglio cercare di trasmetterti, anche se non ti ho suonato niente, anche se non è assolutamente una lezione di tecnica questa? È lo spirito con cui devi approcciare lo studio del basso, perché chiaramente immagino che se stai guardando questo canale hai in mano un basso, ma vale per qualunque altro strumento musicale. Non lasciarti convincere da chi ti vuole assolutamente far diventare o farti studiare come un professionista se non è quello il tuo scopo, perché l'unico risultato che otterrai in questo modo è la frustrazione, perché non riuscirai mai ad avere il tempo necessario se non è la tua attività principale, se i tuoi obiettivi professionali vanno da un'altra parte. Il basso è un divertimento, benissimo, prendilo come tale, prendilo come un'attività sportiva. Io dico sempre, il basso, la ginnastica sul basso è un po' come lo sport, e io modestamente di sport me ne intendo. Che cacchio vuol dire? Scusa, il sollevamento della birra è uno sport che assolutamente dovrebbe entrare di diritto nelle Olimpiadi. Vabbè, comunque, a parte questo tristissimo discorso, questo è il senso. Datti il tuo obiettivo e cerca di perseguire quello con i tuoi tempi. Dedica il tempo che hai, anche se poco, a una certa attività e cerca di farla, di portarla avanti con costanza. Poi fatto uno, boh, ne facciamo un'altra. Quindi un mese magari ti dedichi solo alla tecnica, il mese dopo ti dedichi al blues. Hai da preparare un repertorio nelle prossime 2-3 settimane perché hai un concerto, benissimo, fai solo quello. Ripeto, anche quello è studio, anche quello ti fa crescere. Poi, dopo aver fatto il repertorio, se ti sei accorto di avere un difetto, penserai anche a quello. Benissimo, questo
era tutto quello che volevo dirti per oggi. Spero di esserti stato d'aiuto, spero di averti dato qualche spunto in più su cui riflettere sul come impostare il tuo percorso di studi bassistici, e se proprio ti dovesse interessare ti ricordo che sul mio sito davidemartini.com trovi tutti i miei videocorsi, da quelli per principianti, bassista completo volume 1, fino a quelli più avanzati, fino ad arrivare a quelli specifici. Ne è appena uscito uno, tra l'altro, interamente dedicato alle scale modali, si intitola Il basso e le scale modali. Se ti dovesse interessare, banalmente, vai sul mio sito davidemartini.com. E quindi direi che anche per oggi è tutto. Se ti è piaciuto questo video, ricordati di lasciarmi un like o un commento. Mi puoi trovare su tutti i social possibili e immaginabili, o come sempre dico, puoi anche pensare di venire a trovarmi qui a casa mia. Ti saluto anche per oggi. Ciao ciao!